Salve gente, bentornati sulle recensioni imperfette. Sì, lo so, è passato un po' di tempo dall'ultimo film, ma tra i nuovi episodi per Retrolab e il mese di agosto diciamo che il panorama cinematografico è stato un po' meh. Comunque, qualche giorno fa sono tornato al cinema per vedere The Conjuring, il rito finale. E uscendo dal cinema mi sono chiesto: ma che diavolo è successo a questa saga? Perché vedete, un tempo era capace di tenerti incollato alla sedia con atmosfere e storie che ti rimanevano letteralmente incollate addosso. Oggi invece sembra ridotto tutto a una mera questione di fanservice e jumpscare messi lì un po' a tavolino, e la deriva sembra non colpire soltanto The Conjuring, ma gran parte del panorama horror moderno. Accessing Multiverse. Facciamo un piccolo passo indietro perché nel 2013, quando uscì il primo The Conjuring o altri film di questo genere come gli Insidious, questi cambiarono davvero le carte in tavola. Dovete capire che in quegli anni il panorama horror era davvero stanco e saturo di prodotti che non erano altro che sequel infiniti di film nati addirittura negli anni '80 e torture porno alla Soul enigmista. E poi arrivò James Wan. James Wan che riportò l'horror a una sfera un po' più classica e al tempo stesso portò qualcosa di fresco, se così si può definire un film horror. Una tensione costruita scena dopo scena, degli jumpscare dosati con intelligenza e le storie legate ai casi reali della famiglia Warren. E per me fu davvero una rivoluzione al tempo, e lo ricordo bene perché al liceo passavo praticamente le notti davanti alla TV insieme a mia zia, cercando di non saltare in aria tra uno jumpscare e l'altro. Ma torniamo al presente. Oggi, 12 anni dopo, esce The Conjuring, il rito finale. E la domanda che viene da porsi è: era davvero così necessario questo quarto capitolo? Perché già con il terzo film si intuiva che la saga fosse arrivata un po' agli sgoccioli e che non avesse quasi più niente da raccontare. Quindi, quando fu annunciato questo nuovo capitolo, la mia reazione non fu esattamente delle più entusiaste. Diciamo che nacque in me una vera e propria curiosità nel capire di cosa avrebbe parlato questo film e soprattutto se avesse ancora da dire questa saga. Ora, prima di cominciare a parlare del film, però, vorrei sottolineare alcuni punti. Primo fra tutti, i soliti avvertimenti che inseriscono all'inizio del film. Sapete, no? Il messaggio che ogni film di Conjuring vi dice cosa stiamo per vedere, che è tratto da una storia vera e soprattutto che è la peggiore storia o comunque il peggior caso di possessione o infestazione che i Warren ne hanno trattato. Ora, se me lo metti al primo film, la cosa potrebbe anche starci, ma quando mi cominci a mettere questa stessa scritta praticamente a quasi ogni film, la cosa cala un po' di credibilità. E poi parliamoci, solo questo dovrebbe un attimino scoraggiare quelli che prendono il film per reale al 90%. E un altro punto da affrontare è quello della critica, e non voglio soffermarmi sulla critica generalista, perché quella in realtà è stata abbastanza onesta sul film dopo che è uscito, ma mi riferisco piuttosto alla critica da parte dell'utenza, che invece è abbastanza divisa, e buona parte del fandom sostiene che certe scelte di scrittura all'interno del film e della saga stessa non possano essere criticate, in quanto il film sia tratto da una storia vera. Ora, io non vorrei smorzare
l'entusiasmo di queste persone né espormi su ciò che penso sull'argomento e tantomeno andare a screditare il lavoro e le ricerche fatte nel tempo dalla famiglia Warren. Ma qui si parla di cinema, di una saga cinematografica che ha preso in prestito solo qualche nome e vicenda, molto alla lontana tra l'altro, per costruirci attorno un universo cinematografico fatto principalmente di spin-off molto poco riusciti. Ma passiamo ora al film e sì ragazzi, vi avverto, stavolta gli spoiler saranno presenti fin dall'inizio perché sinceramente e onestamente non saprei di cosa parlarvi senza farvene, quindi avrete un piccolo conto alla rovescia a partire da adesso. A dopo! Allora, The Conjuring, il rito finale, un film prodotto da James Wan ma diretto, come le ultime e tanto discusse opere recenti della saga, da Michael Chaves. Tornano ovviamente nei panni di Ed e Lorraine Warren, Patrick Wilson e Vera Farmiga, che come sempre ci portano sullo schermo una chimica tra i due personaggi molto solida, come nei film precedenti. Il film sembrerebbe iniziare con un incipit molto interessante, con un ritmo che diventa istantaneamente frenetico. Siamo nel 1965 e i Warren si stanno occupando di quello che sembrerebbe essere il solito caso di infestazione, stavolta legato a uno strano ed inquietante specchio. Le vicende però prendono subito una terrificante piega. Lorraine infatti è incinta di Judy e quello che sembrerebbe essere ben più di uno spirito, non si capisce esattamente cosa voglia. Di certo non è contento che Lorraine sia intervenuta, ma non capiamo se voglia possedere o uccidere la bambina che porta in grembo. E parte così una frenetica corsa in ospedale dove la terrificante figura segue Lorraine fino in sala parto, dove a causa di varie complicazioni, potrebbe essere anche per l'intervento di questa terribile figura, Judy viene alla luce ma non respira e per ben un minuto resta morta. Poi, grazie alle preghiere e le suppliche di Lorraine, riprende a respirare. E questa scena, attenzione, è realizzata davvero molto bene, molto toccante e in un certo senso avrebbe anche dovuto tenerci col fiato sospeso, se non fosse che nei film precedenti abbiamo già conosciuto Judy, quindi nessuna sorpresa. Ma a questo punto le vicende si spostano negli anni '80 e facciamo la conoscenza degli Smurl, sì, credo si chiamassero Smurl la famiglia, al centro delle vicende orrorifiche di questo capitolo. E anche qui l'incipit sembra molto interessante, anche se con delle trovate di scrittura abbastanza forzate. Lo specchio dell'inizio del film, infatti, viene regalato a una delle ragazze della famiglia come dono per la cresima. Ora, chiariamoci, io non so come funzionassero le cose in America negli anni '80, ma non credo che uno specchio vintage, già per l'epoca tra l'altro, e con delle facce davvero inquietanti scolpite, fosse esattamente il sogno di ogni ragazza adolescente, e soprattutto se questo specchio era crepato. Tra l'altro qui c'è la frase della nonna che mi ha devastato durante la fusione. Infatti, quando la ragazza si accorge che il vetro è spaccato, dice letteralmente «tuo nonno lo riparerà, tranquilla». Ora, tornando al discorso che io non so come funzioni nell'America degli anni '80, ma non credo che in quel periodo esistesse già la resina epossidica per aggiustare il vetro. Per chiarirci, la resina epossidica è quella che praticamente usa Carglass per levarvi le schegge dal parabrezza. Ma vabbè, facciamo finta che erano più avanti dai loro tempi, non lo so. E fatto sta che da quando lo specchio entra dentro casa, ovviamente iniziano
degli eventi strani e comincia il solito loop di dolcetto o scherzetto che fanno le entità in questo genere di film. Ma la situazione si aggrava pesantemente quando le due sorelle maggiori, stanche di avere quell'inquietante specchio in camera, lo buttano semplicemente fuori nella giornata degli ingombranti. E vediamo l'indomani mattina letteralmente distruggere questo specchio da un compattatore dell'immondizia. Ma parallelamente a questa scena, la sorella che aveva avuto l'idea, a mio parere brillante tra l'altro, di sbarazzarsi di questo specchio, comincia a vomitare fiotti di sangue e schegge di vetro. Ora, andrò oltre il fatto che la scena mi ha fatto letteralmente schifo perché ho un problema col vomito, ma quello è l'inizio effettivo delle aggressioni da parte degli spiriti, e sì, parlo al plurale perché a quanto pare gli spiriti diventano 3, anche se senza minimamente essere contestualizzati, e nonostante la spiegazione che avremo verso la fine del film, io personalmente ho continuato a non trovarla abbastanza chiara e a non capire cosa stasse accadendo. All'inizio, infatti, pensavo che questi spiriti fossero stati liberati a causa della rottura dello specchio, anche perché c'erano 3 volti scolpiti sullo specchio e 3 spiriti sono apparsi, quindi se la matematica non è un'opinione, pensavo che la trama mi stasse, indirizzando in quella direzione, ma invece no, per niente. E un'altra cosa che mi ha fatto molto storcere il naso è il fatto che la sorella che aveva vomitato vetro e sangue non sembra nemmeno essere stata ricoverata, cioè qualche giorno dopo è fresca come una rosa, per carità a livello psicologico è bella che è incazzata, ma non ha riportato nemmeno un piccolo difetto alla voce, cioè hai letteralmente vomitato fiumi di sangue e vetro. Altro nocciolo della questione, i poteri o il dono di Lorraine e sua figlia Judy. Ora, io capisco che Lorraine abbia cercato di proteggere Judy, insegnandogli a sopprimere il suo dono per evitare di subire ciò che aveva già subito lei, ma l'intero plot non regge, cioè con tutta l'esperienza che Lorraine si è fatta negli anni affrontando spiriti, entità e demoni malvagi come Valak, dovrebbe più o meno sapere e aver imparato come funzionino le cose, come affrontarli, e all'interno di questo film invece sembra quasi stupita da certi avvenimenti, da ciò che gli accade intorno. Non lo so, è come se l'istinto di sopravvivenza dei personaggi fosse andato a farsi fottere, oltre che i poteri o doni paranormali di Lorraine si siano ridotti semplicemente a farsi spaventare da praticamente qualsiasi entità che arrivi. E capisco che una madre voglia proteggere la figlia ed evitare che riabbia i suoi stessi traumi, ma qui il problema è come viene applicato questo sentimento, come viene mostrato questo sentimento, cioè vista l'esperienza maturata da parte di Lorraine in certi contesti, mi sarei aspettato una strada diversa e, per carità, eviterò di parlarvi di certi intrecci narrativi sia per evitare gli spoiler forzati, ma anche perché più o meno la maggior parte erano inutili. Cioè la trama, anche se per più di metà si concentra sulla routine dei Warren e poco sull'elemento cardine del film, ha degli intrecci narrativi che sono alcuni utili, altri abbastanza, cioè non lo so, mi sono sembrati solo delle lungaggini. Inoltre siamo letteralmente stati rimpinzati di fanservice gratuito, rifilandoci Annabelle a destra e a sinistra in più salse e soprattutto dimensioni. E non capisco sinceramente nemmeno il suo ruolo all'interno del film. Cioè, pensavo a una connessione col demone dello specchio, con a livello di possessioni, qualcosa. No, cioè non capisco, si vedono delle scene con Annabelle che non hanno nessun senso e, come se non bastasse, scopriamo che lo specchio è misteriosamente ricomparso nella soffitta della casa degli Smurl, ma
Cioè non si capisce come, mandando in fumo anche la teoria della liberazione degli spiriti con la rottura dello specchio, perché a quanto pare lo specchio è bello che è intero nella soffitta. Cioè, come c'è tornato? Voglio dire, Annabelle almeno ha le gambe, ma questo è un cavolo di specchio. E soffermiamoci un attimo su Annabelle a proposito, perché ho una domanda da porvi. Voi ve lo ricordate il primo film del 2014? Quello letteralmente incentrato solo su di lei? No, perché io comincio a credere che sia all'interno della saga principale dei Conjuring, sia quella dei spin-off e dei seguiti, abbiano un attimino dimenticato volutamente o meno come sia nata questa bambola, come sia stata posseduta, perché io sinceramente ricordo che fosse nata tramite un rito satanico, omicido, suicida, dove sostanzialmente c'era una psicopatica che si ammazzava o veniva ammazzata, il suo sangue attraverso sto rito si legava alla bambola, comunque c'era sta psicopatica che aveva posseduto la bambola, e da qui in poi invece ogni volta che si parla di Annabelle dicono ah no, non è una bambola posseduta, è un'entità maligna, è un demone, un non so che cosa. Cioè, ma mettetevi un attimino d'accordo, cavolo. Ma torniamo al film. Insomma, dopo una serie di buchi di trama e incoerenze che ti lasciano letteralmente frustrato, non ti danno risposte, non ti costruiscono un vero mistero solido, ti lasciano con più domande di un quiz di prima serata, e quando il film inizia finalmente a premere sull'acceleratore sul finale, lo fa in modo così tanto caotico, lasciandoti con la sensazione di aver guardato un puzzle incompleto. Cioè, sul lato horror poi siamo lontani anni luce dai primi Conjuring, non abbiamo più quella tensione sottile costruita scena dopo scena, non abbiamo quell'atmosfera che cresce piano. Qui ci sono solo jumpscare prevedibili e pilotati, ci si spaventa letteralmente per il rumore forte nelle orecchie, non perché il film ti mette addosso la paura. Cioè, al cinema facevamo tutti il conto alla rovescia di quando sarebbe arrivato lo jumpscare, vi rendete conto? E come detto precedentemente, anche la critica internazionale è stata abbastanza sincera e per niente tenera, nel senso, su Rotten Tomatoes il punteggio della stampa si aggira poco più sopra il 50%, mentre al pubblico, per carità, è piaciuto un po' di più, saliamo verso il 75%, ma su Reddit e forum vari i fan dicono che per un film finale è davvero deludente, e io sinceramente sono d'accordo con loro. Cioè, il film è lento, è confuso, è con troppo fanservice. Eppure, paradossalmente, al botteghino funziona. Cioè, ha incassato più di 8 milioni di dollari solo nelle anteprime del giovedì. Un record per la saga, e l'addio dei Warren quindi sembrerebbe incassare, anche se non convince appieno. Per me The Conjuring, il rito finale, è più un addio stanco, non onora l'eredità dei primi film, non restituisce quella magia che aveva reso grande la saga, e soprattutto non chiude al meglio alcuni fili narrativi che apre, offrendoci come nuovo antagonista uno specchio inquietante, lontano da quello che poteva essere per esempio Valak. Rimane quindi la nostalgia, rimane il ricordo di quanto questa saga abbia rivoluzionato l'horror negli anni 2010, ma oggi più che un rito finale sembra un rito svogliato. E voi cosa mi dite? L'avete già visto? Vi ha fatto paura o vi ha lasciato con le stesse domande che ho avuto io? Beh, fatemelo sapere nei commenti, e ricordate, mettete like e condividete il video coi vostri amici. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!